Pubblicato dalla sempre più amica delle avventuriere Assemble Entertainment, Lacuna è il gioco di debutto dello studio tedesco Digitales Interactive e ve lo dico subito, ad avercene di debutti così. Lacuna ha luogo in un lontano futuro, dove l'umanità è stata in grado di popolare numerosi pianeti grazie ad una tecnologia avanzata. In questo mondo futuro ma pieno di problemi attuali, prenderete il controllo di Neil Conrad, un membro del CDI, una sorta di CIA sotto il controllo del governo del pianeta Gara. Attuale compito del CDI è assicurare la protezione di un importante diplomatico del pianeta Drovia, un pianeta ricco di una risorsa molto ricercata, rimasto per lungo tempo sotto il giogo di Gara a seguito di un incidente in cui sono morte molte persone. Il diplomatico non solo è importante, ma è anche una delle voci più influenti che reclamano l'indipendenza di Drovia, e dopo che un cecchino pone fine alla sua vita, la tensione fra i due pianeti inizia a crescere e sarà compito di Neil e del CDI trovare l'assassino, prevenendo così un'inevitabile guerra. Lo ammetto, io amo i noir e Lacuna lo è fino al midollo. Un detective dal passato che lo tormenta e dal monologo facile. Una cospirazione che si fa sempre più grande man mano che ci addentriamo in essa, corruzione ed un numero incalcolabile di cicche di sigarette, opzionali, lasciate dietro di noi. I personaggi sono credibili ed il mondo futuristico in cui è ambientato Lacuna molto profondo, con un sacco di dettagli che possono essere trovati in notizie, mail e perfino pubblicità. Qualcosina in più si sarebbe potuto fare per alcuni comprimari, però. Lacuna non è una classica avventura punta e clicca, ma un gioco investigativo, il che significa che non vi ritroverete a riempire di oggetti le tasche di Neil allo scopo di risolvere i puzzle. Al contrario, dovete compiere del buon vecchio lavoro da detective, come trovare indizi, collezionare prove, parlare con testimoni e sospetti e alla fine di tutto ciò trarre le vostre conclusioni. Per farlo dovrete usare l'ultimo ritrovato della tecnica circa le indagini, il vostro telefono. Questo tecnologico strumento infatti terrà traccia di indizi, conversazioni e tutte le informazioni utili che potranno avere un impatto sulle vostre indagini. Al momento opportuno dovrete inoltrare le vostre conclusioni al CDI compilando un semplice questionario. Il tranello sta nel fatto che spesso il gioco non vi dirà subito se le vostre conclusioni sono o meno esatte, ma solo dopo un po', quando ormai avrà sovrascritto l'unico salvataggio disponibile. Quindi, spesso, avrete un'unica occasione. Se sbaglierete, il gioco comunque continuerà, ma potreste perdere importanti informazioni, oppure un importante testimone potrebbe scivolarvi fra le dita, lasciandovi con meno indizi per risolvere il caso seguente. I casi però sono sempre molto logici, quindi sta a voi esaminare con attenzione gli indizi e trarre le giuste conclusioni. Non mancano ovviamente alcune decisioni da prendere, le cui conseguenze possono avere un forte impatto sulla storia e, come prima, non sono sempre immediate, lasciandoci quindi sempre con il dubbio di aver preso la giusta decisione, domandandoci quali saranno le conseguenze future. Alcuni dialoghi sono inoltre a tempo e avremo solo pochi secondi per scegliere quale risposta dare al nostro interlocutore, e questo a volte può fare la differenza. Parlando dei controlli, Lacuna può essere giocato sia con mouse e tastiera che con il pad, anche se ho trovato leggermente più comoda la prima opzione. Per raggiungere il finale saranno necessarie intorno alle 4 ore, dopodiché starà a voi scegliere se riprovare oppure no. L'immersione nel mondo di gioco è amplificata da un'ottima grafica in pixel art, ricca di dettagli come veicoli che si muovono in sottofondo, effetti di luce, folle di persone che affollano i mercati ed infine le immancabili pubblicità. Tutto questo contribuisce a creare un mondo di gioco vivo, profondo. Sfortunatamente quello che manca alla grafica
è un po' più di personalità per il cast di personaggi, molti dei quali si assomigliano fin troppo, diventando perfino talvolta difficili da ricordare. La colonna sonora contribuisce a creare la giusta atmosfera in modo discreto, ma manca purtroppo di quel tocco in più che le consenta di farsi notare. Il gioco non è tradotto in italiano ed i dialoghi sono esclusivamente testuali, anche se talvolta potremmo sentire la voce di Neil impegnato in dei monologhi interni. Personalmente ho trovato questa scelta fuori luogo ed avrei preferito che il gioco fosse rimasto interamente testuale. Non c'è inoltre alcun modo di saltare o disattivare queste parti doppiate. La Puna è un'ottima avventura investigativa con una storia ricca ed un gameplay intelligente, con solo alcuni piccoli punti deboli. Un ottimo debutto quindi per Digitale Interactive.